Il portale della cattedrale di Saint-Lazare a Autun, nel cuore della Borgogna, è sovrastato da una splendida lunetta che raffigura il giudizio universale. È questo un tema assai diffuso nell'arte sacra dell'epoca, siamo nel XII secolo, e ci fa comprendere quale religioso timore i fedeli cristiani avvertissero per il loro destino ultraterreno. La lunetta ci conduce proprio al momento della fine dei tempi, al giorno annunciato da Giovanni Evangelista nell'Apocalisse, quando 4 angeli ai 4 angoli della terra tratterranno i venti, impedendogli di distruggerla, in attesa che i servi di Dio siano segnati sulla fronte. Poi, al suono delle trombe di 7 angeli, avverrà la catastrofe cosmica, alla quale seguirà l'arrivo di Cristo sulle nubi del cielo, con grande potenza e gloria. Questa narrazione apocalittica è condensata nella lunetta con la presenza di 4 angeli alle 4 estremità della scena, nell'atto di suonare le trombe, mentre al centro spicca una gigantesca figura di Cristo giudice seduto in trono all'interno di una mandorla, segno della sua gloria. I 2 tondi al di sopra della testa del Cristo rappresentano il sole e la luna ormai spenti, segno della fine del mondo. La mandorla in cui Cristo giudice siede è sorretta da 4 angeli in volo e reca una iscrizione in latino che recita: Io solo dispongo di tutte le cose e corono chi ne è degno. Chi è in balia del crimine, io lo giudico e lo punisco. È il momento fatidico in cui tutta l'umanità si presenterà al suo cospetto. Anche i morti usciranno dai loro sepolcri. Egli dividerà le pecore, cioè i beati, dai capri, i dannati. Gli uni, i beati, destinati alla gloria eterna, saranno posti alla sua destra, accompagnati in paradiso da angeli e santi, mentre gli altri, i dannati, posti alla sua sinistra, saranno consegnati nelle mani di Satana, destinati all'eterno supplizio. Sul lato destro della lunetta, cioè alla sinistra di Cristo, nella parte più in alto, insieme ad uno dei 4 angeli trombettieri, stanno i profeti Enoch e Elia, gli unici personaggi dell'Antico Testamento che sono stati direttamente assunti nel regno dei cieli. Sotto di loro, dai cieli, raffigurati come semicerchi concentrici, fuoriesce la mano di Dio, che sorregge una bilancia a 2 piatti, su cui si sta pesando un'anima. Se la stanno contendendo le 2 figure alate sulla sinistra. La più grande di queste figure è l'arcangelo Michele, che sta afferrando il piatto sinistro della bilancia su cui sta l'anima, che 2 demoni, con le fauci spalancate, stanno cercando di strappargli dalle mani. Il demone dalle lunghe gambe attorcigliate da serpenti sta tirando verso di sé l'altro piatto della bilancia, quello con i peccati, piatto sul quale pare essere saltato un altro diavolo per imbrogliare, per far pesare più le colpe che i meriti e sottrarre così quell'anima al paradiso. Poco sopra l'arcangelo Michele, un'altra anima, che già l'angelo è riuscito a sottrarre ai demoni, si invola verso il cielo con le palme aperte rivolte verso Cristo. Ai piedi dell'arcangelo Michele, 2 piccole anime spaurite, in evidente attesa di essere pesate, si avvinghiano alle vesti della creatura angelica in cui vedono la loro unica salvezza, mentre da dietro sono minacciate da un serpente a 3 teste avvolto sulla gamba del demone che tiene uno dei piatti della bilancia. Proprio questo demonio, mentre con una mano tira il piatto verso di sé per strappare un'anima all'angelo, con l'altra mano in basso ha aggranfato un dannato tenendolo per i capelli. Dietro di lui altre figure diaboliche, avvinte da serpi, con le loro bocche fameliche, arpionano o agguantano altri dannati dai volti tristi e dagli atteggiamenti sconsolati. Nell'estremità in alto a destra, un quarto orrido demonio si incarica di sospingere le anime prese a testa in giù dentro la porta dell'inferno, una specie di bocca
da cui sbucano i piedi di un altro dannato che è stato appena sospinto all'interno. Sempre da questo lato, a dominare e chiudere la scena, accanto a Cristo, è un uomo con l'aureola e un libro in mano. È Giovanni Evangelista, l'autore del libro dell'Apocalisse. Il lato sinistro della lunetta, e quindi alla destra di Cristo, è lo spazio dei beati, di coloro che sono destinati alla Gerusalemme celeste, qui raffigurata con porte e arcate. Quel paradiso cui si accede tramite la porta stretta, lasciata ora aperta. Lì accanto alla porta e vicino al primo angelo trombettiere sta la Vergine Maria, seduta in trono, la quale, con il gesto delle sue mani, oltre ad esprimere la sua intercessione presso il Figlio giudice, sta lì ad accogliere le anime dei beati. Evidente è il contrasto tra la sinuosità di questi corpi che si protendono verso la beatitudine celeste e il deforme allungarsi dei corpi dei demoni sul lato opposto della lunetta. Le figure rappresentate nel lato dei beati esprimono dunque la gioia di chi potrà raggiungere il paradiso con l'aiuto degli angeli e di San Pietro. Partendo da sinistra, dopo il secondo angelo con la tromba, ve n'è un altro che sta sollevando un'anima verso la città celeste, aiutato da uno dei suoi abitanti, che lo tira su. Sotto un'altra piccola figura è abbracciata alle gambe dell'angelo, ma questa volta, a differenza di quanto accade nel lato opposto, senza alcun timore e solo nell'ansiosa attesa di essere innalzata alla gloria celeste. Ad aiutare le anime ad entrare in paradiso c'è anche San Pietro, riconoscibile per l'aureola, la barba e soprattutto per la grande chiave che ha in una mano, mentre con l'altra sta per sollevare un'anima a cui è stata concessa l'entrata. Dietro San Pietro un gruppo di anime sante che sono in adorazione del Cristo giudice dei vivi e dei morti. E proprio i morti sono raffigurati nell'architrave che delimita la parte inferiore della lunetta, colti nell'atto di uscire dai loro sepolcri al momento del giudizio universale. Lungo la parte superiore di questo architrave si dipana una iscrizione che recita sulla sinistra, il lato dei beati: risorgeranno proprio così tutti coloro che non condussero una vita empia. Per loro risplenderà senza fine la lucerna di Dio, la sua luce. Sulla parte destra, quella dei dannati, è invece scritto: questo terrore atterrisca coloro che sono legati e prigionieri dell'errore terreno. Un terrore ben visibile nella raffigurazione delle anime dannate. Al centro, un angelo con la spada sguainata è nell'atto di sospingere questi dannati verso l'inferno. Queste anime peccatrici esprimono con i loro gesti tutta la loro sofferenza e disperazione. Si tengono i polsi o si stringono la testa tra le mani. Osservandole a partire da sinistra, vedremo che alcuni portano i segni del loro peccato, come l'avaro che ha tra le mani un sacchetto di denaro attaccato da un serpente, e la donna lussuriosa, alla quale dei serpenti sono invece attaccati al seno. Tra questi due dannati se ne scorge un terzo, forse un goloso o un superbo, ghermito al collo da due enormi e mostruose mani, quasi dei rostri, che lo attanagliano per condurlo all'inferno. Tutto un altro clima è quello che si percepisce sul lato sinistro dell'architrave. È il clima di gioia di chi ha conquistato il paradiso grazie ai propri meriti. Sono tante le piccole figure con lo sguardo e le braccia rivolte verso l'alto. Da sinistra vescovi e chierici, riconoscibili dai copricapi o dai pastorali. Quindi un piccolo gruppo esultante che pare quasi avvolgere un angelo in un gioioso girotondo. E ancora una processione di uomini e donne che guardano verso l'alto festanti. Tutti sono nudi, eccetto tre piccole figure: un fraticello mendicante
e soprattutto due pellegrini, riconoscibili per i segni distintivi delle loro destinazioni, Gerusalemme e Santiago di Compostela, rispettivamente evocati da croce e conchiglia, impressi sulle loro borse da viaggio. Un messaggio chiaro, ancora più significativo in questo anno giubilare, che sta ad indicare la strada per conquistare la salvezza eterna, farsi mendicanti e pellegrini per le vie del mondo, sempre con lo sguardo rivolto verso il cielo.